La serata di gala di Palma de Mallorca divide idealmente la crociera a metà. È il clou della settimana, l'evento che ricorderanno tutti con maggiore precisione dell'Italia. Gli abiti in sfilata lungo i corridoi fanno lo stesso rumore di quando si scartoccia un regalo. L'ipotesi più accreditata è che si tratti di reperti, gelosamente custoditi aperti solamente in occasione di matrimoni e rituali simili. Ci sono anche kilt scozzesi, costumi tipici bavaresi, tirolesi e naturalmente silenziosissimi e costosissimi. La parata viene turbata da un evento che tutto sommato aspettavano in molti. Cosa succede? È l'aspettativa premiata. Prendi la videocamera, presto! Cos'è? Nuvolare alla Miglia? Bartali al Tour de France? Lo sceicco bianco? Il re di Svezia? Nelson Mandela? Signore e signori, il comandante e i suoi ufficiali. Il bianco della divisa di gara del comandante è un alone che crea una distanza tra la propria casta e il resto dell'umanità. Al suo passaggio, il cordone degli spettatori è indietreggia di un passo, come abbagliato dalla vista di una navicella UFO in fase di atterraggio. Abbronzatura da centro estetico, occhio azzurro, panerai lumino al polso. Il nostro passaggio profuglia qualcosa, muove appena le labbra, alza un poco la mano in guisa pontificia e ruota il collo quel poco che il contegno del suo lignaccio concede. Naturalmente anche agli altri ufficiali di riflesso devono assumere un atteggiamento consono all'evento. A loro è dato mantenere un sopracciglio più alto dell'altro, in ragione dell'austera presa di coscienza della loro corresponsabilità del mandato sulla terra, anzi sull'acqua. Le braccia lungo i fianchi, o al massimo agganciate lungo la schiena, per dirvi che siamo qui, per garantirvi sicurezza, insieme al nostro comandante. Siamo le sue ancelle. Lui ordina, noi eseguiamo. Siamo uomini di mare, guardiamo lontano. Anticipiamo l'onda, ascoltiamo il vento. Sappiamo anche chi naviga nel paraggio. Ne conosciamo il nome, la rotta. Insomma, a noi non sfugge nulla di tutto ciò che vive tra il mare e il cielo. Il momento è concitato, il fotografo spara flash come un tiratore scenico. Bisogna fare in fretta. L'agenda è finita di piedi. Questa sera 2 di particolare rilievo. Il brindisi col comandante e la cena col comandante. Al brindisi pronuncerà qualcosa di incomprensibile in più lingue. Mentre tu ti stai chiedendo che cosa stia dicendo nella tua lingua, lui è già passato alla lingua successiva, creando dei vuoti semantici in cui potresti essere risucchiato e finire in fondo al mare. È un discorsetto imparato a memoria, diranno i più cinici a labbra strette. Ma vedere lo stato maggiore della nave in fila per voi, offrire a tutti vero spumante a temperatura ambiente, signore e signori, non ha prezzo. E anche i più cinici si gonfieranno gli occhi. Ultimo momento significativo. Come promesso dall'agenzia di viaggi e confermato dall'invito infiocchettato di stamattina sul letto, la cena col comandante. Bene, il nostro viene opportunamente collocato ad un tavolo non troppo vicino alla plebe crocieristica. Da lontano sembra occupato in intricate disquisizioni in materia di rotte da cambiare, bande di pirati da scominare e nuovi popoli da conquistare. Molto più probabilmente si tratta di decidere chi è pirata a mettere in atto per squagliarsela dopo la cena. Nuove rotte. Come evitare abilmente passeggeri all'attacco, bande di pirati, e ritrovarsi al bar Budapest trincerati dietro le cosce lunghe delle ballerine inglesi. Nuovi popoli da conquistare. Non ho visto Marica e i suoi genitori questa sera. A quest'ora probabilmente saranno già nel mondo profumato dei sogni, pieno di
principesse dai capelli lunghi e mostri ammansiti da bacchette magiche. La notte è stanca e il buio addormenta l'uomo. Allora, se gentile volessi accomodare, così, ma facilmente dovrebbe essere abbastanza facile. Se fa male questo, un po' macchina Giovanni, però bene, se no, un po' di energia, esatto, 2 per 1. Ciao Maika. Che tu possa dimenticare questa notte. La Concordia si sta coricando sul lago. Sembra un cetaceo spiaggiato e noi la sua anima in fuga.